Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche disponibili per l'amore e le passioni di settembre 2024. Abbiamo la carta della stella, amici della bilancia. Può essere un desiderio, un nuovo obiettivo, un sogno che si sta per realizzare o potrebbe essere un qualche cosa di predestinato con la carta della stella. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi, l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra, e c'è anche il link per il corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a settembre. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Abbiamo un papa, la stella nuovamente, wow, la luna, un 7 di bastoni, la torre, un 10 di bastoni, un 10 di coppe e un 5 di bastoni. Come potete vedere, ragazzi, ho cambiato il metodo di stesa, dovrebbe essere un cuore. A me sembra più completa questa rispetto all'altra, però attendo i vostri commenti. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi spot, dopodiché andiamo a vedere per i single, per le persone che sono in una relazione, per coloro che sono in una relazione indefinita. Andiamo a vedere un po' tutte le casistiche. Allora, partiamo da questo papa. Potrebbe far riferimento a un tentativo di mediare, perché qui avete di nuovo anche la stella, come la sensazione che ci sia una nuova speranza nel mese di settembre. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo Sole, 6 di coppe e Mago. Per qualcuno effettivamente, ragazzi, può essere un nuovo inizio con questo mago di una relazione di amicizia, di una relazione spirituale, ma perché voi siete su quella vibrazione nel mese di settembre. Con la carta della stella è come se andasse appunto verso le stelle, verso l'alto. Andiamo a vedere anche questa stella. Diamanti e il giudizio. Credo che qui durante il mese si tratti di rivalutare, osservare, guardare da una certa distanza i disequilibri che voi avete nelle relazioni ed eventualmente se avete dei sogni troppo utopici, troppo grandi per riuscire a realizzarsi, è come se vi consigliassero di abbassare un pochettino l'asticella, perché che cosa succede? Da un lato avete la stella che vi fa puntare in alto, dall'altro però avete la luna che vi fa tirare in basso. La luna è collegata con la paura. Andiamo a vederla. Però qui
con la paura e anche con le proiezioni. Andiamo a vedere. Torre che si ripete. È come se ci fosse la possibilità di interrompere qualche cosa di pregresso, qualche dinamica di comportamento, qualche certezza e di ricominciare, perché avete torre e matto, quindi di ricominciare con una nuova grinta, un nuovo spirito. Sento che la voglia la speranza, la grinta non vi manca. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 5 di bastoni, di spade, scusate. È appeso. Voglio andare a vedere anche questa torre. Abbiamo un 6 di spade e un asso di spade. Io credo che qui, ragazzi, arriverà qualche notizia o qualche presa di consapevolezza tra il giudizio e l'asso di spade che in qualche modo destabilizzerà, destrutturerà le vostre certezze. Questo in favore di nuovi inizi, mi viene da dire. Però considerato il 5 di spade qui e il 5 di bastoni qui, devo dire che non sarà un mese privo di conflitti. Mm? Sento che è come se doveste difendere il vostro territorio. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Fante di spade. Fante di spade, 2 di coppe e 9 di spade. C'è qualche tipo di peso qua nel mese di settembre? Può essere. Una delle prime cose che mi è venuta è il fatto che probabilmente tenderete a controllare, a meno che non lo stiate già facendo, e questo ipercontrollo sia di voi stessi che del mondo esterno pesa, cioè dopo un po' stressa, toglie proprio le energie. Dall'altro lato, ho come la sensazione che vi dicano di tenere d'occhio l'altro o potrebbe anche essere un reincontro che non vi aspettate. Potrebbe anche essere una persona del passato per qualcuno, un amico, un'amica, qualcuno con cui siete cresciuti insieme, magari un personaggio del vostro stesso paese che non vedete da un sacco e con il o la quale vi fermate. Questo potrebbe creare pettegolezzi, quindi cercate di andare in bar lontani rispetto a dove vivete se volete incontrarvi, perché ho come la sensazione che ci potrebbero essere dei pettegolezzi, delle voci. Adesso dipende se siete in coppia o no, però comunque. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 9 di bastoni. E re di pentacoli. Devo dire che il vostro stato emotivo con questo 10 di coppe lo sento comunque appagato, pieno, come se aveste raggiunto finalmente un vostro equilibrio. Andiamo a vedere anche il 5 di bastoni perché diciamo che mi parla anche un po' di competizione, di qualcuno che lotta
per quello che vuole, ma il 5 di bastoni è una carta di conflitto, fondamentalmente, quindi ci potrebbero essere come dei o conflitti interni o conflitti esterni che, ripeto, se dovete vedere questa persona che non vedete da tanto tempo, cercate di andare in un bar lontano da dove di solito andate. Allora, 4 di spade, 7 di coppe che mi risuona con la luna e un 3 di coppe. Mm. Sento che è come se ci fosse una sorta di ideale da guarire. E può anche essere che questo Papa in effetti rappresenti una guida spirituale alla quale farete riferimento in questo mese. Sento più come se fosse la vostra, cioè, vibrazione, voi che vi trasformate nella guida di voi stessi. Perché? Perché avete delle canalizzazioni, avete delle intuizioni forti con la carta della stella, qui abbiamo anche la carta del giudizio, c'è questa presa di consapevolezza del fatto che bisogna tagliare con qualche tipo di pensiero, di realtà o di certezza. Allora, partiamo dai single. Se siete single, sento che state molto, come vi posso dire, molto, non dico sulle nuvole, però molto in alto come vibrazioni, ok? Sulle nuvole non è bello, però avete la stella, avete il Papa, avete il Sole, cioè avete una bella energia vibrante e vi dico che per tutti quanti, single non importa, sento molto forte una chiamata, una telefonata, una notizia dal passato di qualcuno. Cioè, come se una persona del vostro passato si facesse risentire o la rivedeste o cose di questo genere. Ehm, Se siete single, devo dire che si potrebbe aprire un certo tipo di discorso con questa persona. Non nego che per qualcuno ci potrebbe anche magari essere una storiella, un'avventura, un qualche tipo di avvicinamento, però è anche vero, qualcuno dovrà passare attraverso il togliersi dalla testa una persona per riuscire a godersi a pieno questa nuova avventura. Però comunque, al di là di quello, ho come la sensazione che le cose nel mese di settembre inizino più o meno a giochicchiare, a lavorare. C'è un po' di tendenza a tirare indietro, anche se comunque con questa persona state bene. Probabilmente ci sono delle vostre paure pregresse e dei vostri modi di pensare che hanno bisogno di essere ripuliti, hanno bisogno di essere riequilibrati, guidati, mi viene anche da dire. C'è qualche peso che vi state portando dietro, qualche cosa che non avete detto probabilmente, che è ora di buttar fuori. Devo dire che comunque un incontro molto, come vi posso dire, ravvicinato ci sarà e potrebbe essere con, io credo, un gemelli. A parte abbiamo anche gli amanti qua. Però fatemi sapere, insomma, se poi incontrate questa persona di che segno è. Ce ne sono anche altri, però questo mi risuona un po' di più. Per chi invece, ragazzi, fosse in coppia, devo dire che le cose non vanno per niente male, anzi, è come se ci fosse questa sorta di aria di festa, soprattutto se avete figli, c'è come mm, come vi posso dire? Un nuovo senso di accoccolamento con la famiglia. Voi e il vostro partner, più i figli, piuttosto che gli animali da compagnia. Se per caso di queste persone che sono in coppia già, in una coppia consolidata, c'è qualcuno che, diciamo, si sta un po' annoiando, piuttosto che così all'improvviso, potrebbe nascere una possibilità
extraconiugale. È una persona che conoscete già. Lì poi sta a ognuno accettare o declinare, però vedo anche questa possibilità. È come un periodo concreto questo, ok? Devo dire che mi cascano gli occhi, no, dov'è? La torre, qua, non mi arrivano le dita, su queste due torri, come se avesse bisogno, sì, di destrutturare qualche tipo di credenza limitante o anche qualche tipo di lotta egoica. Cioè, le lotte egoiche sono il fatto che si discuta per capire chi ha ragione sull'altro, ma che poi alla fine la cosa resti lì sospesa perché non si trova una reale soluzione, quindi alla fine nessuno dei due vince. È solo una vittoria della mente, io ho ragione, tu no, però alla fine il problema rimane. Se siete in relazioni, diciamo, non ben definite, non la vedo poi così tanto bene per voi ragazzi. Cioè, ho come la sensazione che ci sia una buona speranza, una buona volontà da parte vostra, energia, passione, magari per qualcuno c'è anche dell'affetto nei confronti dell'altra persona, ma ho come la sensazione che, cioè alla fine le cose, nonostante voi vi sforziate per far cambiare le cose, per far capire all'altro come dovrebbe essere una relazione, piuttosto che cosa vi aspettate voi da una relazione. Nonostante questa sorta di scuola che farete nel mese di settembre, sento che le cose non cambieranno molto da parte dell'altra persona. Si aprono effettivamente delle possibilità, ma bisogna prima uscire da queste forme pensiero per riuscire a creare, mi viene da dire, dei nuovi inizi, una relazione un po' meno conflittiva, un po' meno in disarmonia, un po' meno basata sui sogni, perché comunque qui avete due volte la carta della stella, ma basata un po' di più sulla concretezza. Cioè, non mi dire dove potremmo arrivare insieme, dimmi dove siamo adesso. Va bene, ragazzi. Per le persone che sono in separazione, devo dire che potrebbero esserci dei contatti inaspettati, come delle chiacchiere, come delle questioni che si rivelano, come se venisse a sapere qualche cosa dell'altra persona. Non mi sembra che sia un momento semplice, però è anche vero che vi sento, come vi dicevo prima, molto energici, molto entusiasti e di conseguenza devo dire che, non lo so, vedo comunque delle possibilità di movimento, mettiamola così. Mm. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere. Comunque, se siete single o comunque avete delle relazioni più o meno e siete, diciamo, aperti anche a conoscere altre persone, devo dirvi che il mese di settembre sarà parecchio ballerino, cioè ci sarà da divertirsi se volete. Possibilità se ne aprono tantissime, anche proprio di conoscenze. Va bene, andiamo a vedere ancora. Ok, allora, qui abbiamo la carta dell'amore che parla di attrazione, di amore incondizionato, che è verso gli altri ma anche verso se stessi. E poi qui parla di scelte sane e dice di fare questo tipo di scelte sane sia nell'amore
ma anche nella vita. Anche qui parla di autoamore, amor proprio, di cura, di coccola. Guardate, il Papa è la carta del maestro. Sento che in questo mese diventerete i maestri di voi stessi. Probabilmente qualcuno farà cioè è come se venissero delle illuminazioni con tutte queste stelle e il giudizio su perché è andata così e come posso fare per migliorare me stesso, me stessa o la situazione o il modo in cui io mi pongo agli altri e quindi il come io definisco, inizio le relazioni e via dicendo. Però per molti si tratta appunto di trasformarsi nel maestro di se stesso, dove il mio corpo mi sta guidando. Il mio corpo perché? Perché è vero che il Papa è spirituale, però le sensazioni arrivano attraverso il nostro corpo. Cioè, essere maestro di me stesso vuol dire capire quando è ora di andare o quando posso stare. Sto quando il mio cuore fisicamente mi dà una percezione di benessere e vado quando il cuore mi dà una percezione di malessere, di oppressione, di soffocamento. Ecco, carta numero 23, mamma. Sono calma e sono pronta. Il maestro di se stessi. Una mamma completa, quindi che ha sviluppato sia la polarità positiva che la polarità negativa, è una di quelle mamme compassionevoli, ok? Ma che guida, ok? Che dirige, che dà regole. E poi abbiamo divino femminile, carta numero 10. Onoro e nutro il divino femminile che è in me. La stella è la parte del divino femminile perché è colei che canalizza, il Papa è il potere spirituale maschile, colui che prende i messaggi dall'alto e li traduce per il popolo. Devo dire che è stata una lettura molto bella, amici della bilancia. Spero che anche a voi sia stata utile, insomma che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego che lavoro faccio con le credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, quindi potete anche entrare nelle playlist di colore lilla per guardare di che temi tratto via via. E niente, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!